Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questi visori dell'Aishin. Si tratta dei VR005, se proprio volete acquistarli trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il visore, due antenne lineari, un cavo USB per la ricarica della batteria integrata, della gomma che andrà applicata sul visore per filtrare la luce ed il manuale di istruzioni. Questi VR005 sono estremamente compatti e leggeri. Le dimensioni sono di 15 x 12 cm. La profondità è di 6 cm. Il peso è poco più di 118 grammi. Il visore risulta essere molto semplice e privo di qualsiasi funzione supplementare, infatti abbiamo solo lo stretto necessario, un pulsante per l'accensione, uno per l'autoscan e questi due sono per la ricerca manuale di banda e canale. Questo tasto, oltre che per l'autoscan, serve anche per regolare luminosità, contrasto, saturazione e colore dello schermo LCD. In questa modalità i tasti diventano più e meno. Sempre sulla parte superiore notiamo due connettori per le antenne di tipo RP e SMA. In dotazione ce ne vengono fornite due di tipo lineare. Il modulo interno è un RX 5808, quindi di discreta qualità. Anche se abbiamo due antenne, all'interno degli occhiali è presente solo una ricevente, quindi il sistema non è un vero True Diversity. Per quanto riguarda il display, la risoluzione dichiarata è di 960 x 240 pixel, anche se come rapporto non mi convince troppo, perché uno schermo con queste dimensioni dovrebbe rimanere più schiacciato. Davanti abbiamo una lente che ingrandisce il display di circa 3.5x. La batteria del visore è da una cella a 1000 mAh e si ricarica tramite questo connettore micro USB. Il sistema non ha un consumo elevato, tuttavia non mi aspetto una lunga durata da una batteria di questo tipo. Ora non ci rimane che incrociare le dita ed uscire per un test di volo, speriamo vada tutto bene. Questo visore non dispone di un DVR, quindi ho registrato mettendo la videocamera davanti allo schermo. Ho utilizzato le antenne stock fornite in dotazione. Allora, questi VR005 per funzionare funzionano, la ricezione non è malvagia e il display tutto sommato permette la visione senza troppi problemi. Tuttavia l'esperienza di utilizzo di questi Shin non è di certo delle migliori, la forma non si adatta bene al volto, entra luce un po' dappertutto e sono anche scomodi da usare. Se siete alla ricerca di un visore economico per un 5 pollici, sinceramente vi sconsiglio questi occhiali, perché sono decisamente inadeguati. Potreste valutarli abbinandoli ad un Tiny Whoop per utilizzi a corto range, ma anche in questo caso vi consiglio un visore più comodo e con prestazioni migliori. Secondo me, visto il costo estremamente contenuto, potete prenderli per far vedere il volo FPV a qualcuno della famiglia, mentre usate un Tiny Whoop dentro casa. Utilizzarli come visore principale è possibile, ma sinceramente vi consiglio di investire in un prodotto migliore, come ad esempio gli Evo 800D o i Top Sky che ho avuto modo di testare qualche tempo fa. Vi lascio il link delle recensioni in descrizione. Questa era la mia recensione degli Aishin VR005. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.